Ragazzi, prima di visitare qualsiasi altra cosa vogliamo vedere le pitture italiane e quindi la Gioconda. Questa è una pittura su pietra, su una parete del Botticelli, dipinto di Giotto. Anche questo, le stigmate di Giotto intitolato. Questi invece sono tutti dipinti di Botticelli. Nato a Venezia nel 1459, è morto a Venezia nel 1516, Giovanni Bellini. Siamo arrivati a poter ammirare i dipinti di Leonardo da Vinci. Siamo nella sala dove è esposta la Gioconda, è emozionante per noi. C'è un po' di gente per fotografare la Gioconda, ragazzi. Eccolo qua, il dipinto più famoso del mondo. Questo invece è un dipinto di Tiziano. È bello vederli e averli sempre visti solo sui libri di scuola, sentiti nominare. E adesso abbiamo i loro dipinti reali qua davanti. Anche questo di Tiziano. Qua tutte le statue romane, italiane diciamo, collezione del Vaticano. Questo è il trono del dio del vino. Il trono del dio del vino. Statua di Giulio Cesare del 100 avanti Cristo. 2100 e rotti anni. Questa che ho filmato, ragazzi, Amore e Psiche, è una delle statue, delle sculture più famose del mondo. Una seconda copia realizzata sempre dallo stesso Canova si trova presso Hermitage, che è un altro museo in Russia. Questa è una scultura di Bernini, il bambino Gesù. Adesso stiamo cercando infine le cose almeno che vi abbiamo nominato stamattina appena siamo usciti. Abbiamo visto la Gioconda, abbiamo visto l'Amore Psiche e vi abbiamo nominato anche i codici di Hammurabi. Li stiamo cercando, ma è una città e ci sono 2 milioni di persone. Forse ce l'abbiamo fatta, pazzesco, perché è davvero una città e siamo dovuti uscire da una struttura, entrare in un'altra e forse adesso troviamo queste famosissime. Vieni Dado, guarda che bello. Wow, è stupendo. Due statue meravigliose di Annibale e Giulio Cesare. Continua la ricerca dei codici di Hammurabi.
riusciti a farvi vedere anche questo, mi fa piacere. Continuiamo, ma siamo anche stanchi. Siamo tutto il giorno qua, tutto il giorno in giro per vedere questo museo meraviglioso. Questo si trova a Babilonia nella porta della via processionale. Eccola qui, la porta di Star Babilonia. Dove era situato il leone che avete visto poco fa. Dopo 3 ore di visita, ma sicuramente per vedere tutto e apprezzare tutto ci vorrebbero 30 giorni. Però noi adesso usciamo, abbiamo i piedi a pezzi. Dado, stanco? Sì. Ho fatto 9269 passi. Solo qui dentro. Adesso ragazzi è l'ora di una squisita e ghiacciata birra. Mi siedo 20 minuti. Vediamo se c'è un baretto qua. Guardate ragazzi, gelata. Che bello, non vedo l'ora. Sto morendo di sete. Giornate meravigliose, senza dubbio, uniche, irripetibili, perché non tornerò mai più per vedere una cosa del genere. Però sono anche stancanti, tanta fila, tutto il giorno in piedi. Però siamo stati anche al Louvre e anche per voi. E dato per il diabete, crepa alla Nutella. Caffè, una lattina di Heineken e una crepe 15 euro. Il caffè costava 3,50 euro. Questo è un salone del tè, uno tra i più famosi di Parigi. Guardate la fila che c'è per entrare a bere qualcosa, infatti. Fila incredibile, guardate. Frank Namani, il parca, questo 5.900 euro. Il pool costa 2.600 euro. Questo pullover 2.600. Sì. Il cappellino costa 700 euro. 700 euro i cappellini. Grandi, grandi, siete grandi. Obelisco egizio in omaggio a Luigi Filippo. E questo obelisco si trova alla fine delle Champs-Élysées. Vedete questa via pazzesca con alla fine l'Arco di Trionfo. Adesso ragazzi salutiamo il centro di Parigi. Qua c'è il teatro e qua davanti c'è la metro. Torniamo in camper. Des pickpockets peuvent être présents à bord. Dice più caldo fuori che dentro. Oh. Casa mia questo posto. Eh sì, ormai. Me lo ricordo come le mie case. Usciti dalla metro, una corsa perché è arrivato il nostro bus. Preso al volo. L'abbiamo visto lì mentre passava. Benissimo, a casa. Anche oggi è andata. Ne abbiamo fatto, Si viaggia proprio alla grande però a Parigi, mezzi pubblici fantastici. Siamo quasi arrivati al camper ragazzi, oggi ho fatto 14.072 passi, abbiamo visitato il Louvre, abbiamo visto la Monna Lisa, il codice di Hammurabi e tante altre cose belle. Sei contento? Sono contento, sì. Sono contento anch'io. Meglio così. Là. Magari faccio greia. A casa nostra, domani la vendiamo la casa a Parigi e ce ne compriamo una a Rouen o una in mezzo tra Parigi e Rouen. Ragazzi, spero che anche il museo, certo ragazzi, starci, passeggiare, vedere tutto è un'altra cosa. Io non è che posso filmare 2000 quadri o 2000 statue perché vi annoierebbe. Vi ho fatto vedere la Gioconda, o perlomeno dov'è, vi ho fatto vedere quanta gente c'è ad ammirarla. E vi abbiamo fatto quanto servizio di sicurezza quanto c'è? servizio, comunque Spaventoso. vi abbiamo portato.
Ragazzi, ci siamo subito spogliati, accaldatissimi, stanchi, tolte scarpe e calze. Madonna, i piedi bianchi ce li ho, sono due patate. E adesso tisanetta immediata e poi relax totale. Ci vediamo domani per lasciare Parigi. A domani. Ciao Rita. Ciao ciao. Buongiorno a tutti amici, siamo pronti per lasciare Parigi. Avevamo una mezza intenzione di visitare un cimitero monumentale prima di andare via, ma risulta proprio dall'altra parte di Parigi e dobbiamo andare a fare la spesa perché siamo 3 giorni parcheggiati qui e siamo già arrivati in camping che avevamo poco. Buongiorno Rita. Buongiorno. E quindi niente, ci rinunciamo, era bellissimo, ci sono Jim Morrison, Oscar Wilde, Chopin e io ero andato anche a visitarli 5 anni fa quando eravamo venuti a Parigi. Se trovo qualche foto vi carico qualche foto, ci tengo a dirlo perché mi era piaciuto moltissimo. È come una città praticamente, una città dentro Parigi. Va bene ragazzi, partiamo. Un'oretta ci fermiamo a fare una spesa e poi altri 20 minuti e ci parcheggiamo in un'area sosta vicino a Rouen. Ed è una bellissima città, la visitiamo insieme. Ok amici, andiamo a fare i servizi immediatamente. Scarichiamo grigia e cassetta, acqua non ne riempiamo perché intanto dobbiamo viaggiare un po' e la facciamo appena arriviamo. Abbiamo incontrato nell'area di carico e scarico 2 camper, uno che sta scaricando e uno in fila dietro, perciò papà scarica la cassetta e ce ne andiamo direttamente, se no ci mettiamo troppo tempo. Grazie al Camping du Paris, 3 notti, 168 euro forse. Caro come pochi. Abbiamo fatto 4 docce e messo le ruote nel loro terreno. E vabbè. Pieno di fango, sì è vero, pieno di fango. Infatti nei commenti c'è che diventa un disastro quando piove, ma qua piove sempre. Bene ragazzi, 1 ora e 09, 103 km alla Lidl, come vi ho detto. 4 km di galleria, 35 euro di casello. 10 km di autostrada, forse. Dall'ultimo casello sono passati all'incirca una mezz'oretta forse e ce n'è un altro. E abbiamo pagato 38 euro prima. 38 euro prima, ma forse qua c'è solo il ticket. Speriamo, perché altri 38 euro è da pazzi. 6,40 e 38 sono la bellezza di 44 euro già di autostrada per aver fatto per il momento 40 km. Per il momento non conviene prendere le autostrade. Benvenuti ragazzi in Normandia, siamo appena entrati in Normandia. 5 anni fa la facemmo tutta, ve l'ho già detto forse, tutta, tutti i musei, tutti i cimiteri americano, tedesco. Era stato bellissimo, bellissima da scoprire. Tutta la costa degli sbarchi, le spiagge degli sbarchi. La facciamo in inverno, freddo, pioggia, peggio di adesso. Terzo casello, ragazzi, sono passati altri 20 minuti scarsi dall'ultima clip. Siamo già a 44 euro, Altri 9 euro. Siamo a 44, 53 euro. 53 euro per aver fatto Per aver fatto 78 km, 80 km. 80 km, 50 euro. Si esce dall'autostrada Val de Ruil per andare alla Lidl. 7 minuti. Beh, dopo un'oretta di guida alleggeriti di 53 euro abbiamo detto. 53 euro, ma non è finita forse. Siamo alla Lidl, facciamo una bella spesa e andiamo a parcheggiarci e riordinarci un attimo. Eravamo 3 giorni fermi, abbiamo bisogno di un giorno per riassettare tutto. Prendiamo un bel pane e ce lo tagliamo.
Si usa moltissimo il rosato in Francia, guardate quante bottiglie, quante marche diverse. Io non lo amo particolarmente. Alla Lidl prezzi fantastici, un paio di bottiglie di vino bianche, rosate e rosse l'abbiamo prese. Più o meno la spesa che facciamo ogni volta, neanche un carrello pieno, vediamo cosa costa in Francia. Adesso vediamo il conto. In genere un carrello così spendevamo 250 euro. Qui ne spendiamo 500. Vediamo. Pensavamo a un certo punto della spesa, stavamo guardando il totale, il parziale era già 200 euro e mancava ancora mezza spesa, la metà. E invece l'abbiamo chiusa con 338 euro. Guardate, no, poco non è, però mi aspettavo addirittura molto di più a un certo punto. Abbiamo preso un bel po' di vini, abbiamo preso un carrello intero più questa busta che ho io. Anche perché tra un po' lasciamo la Francia, entriamo in Belgio, magari ancora peggio. E quindi abbiamo fatto un po' di spese. Più saliremo più sarà. Sì, e non avevamo più nulla, quindi eravamo obbligati. Un po' di scorta di vini perché tanto salendo sarà sempre peggio. Perciò qui che li troviamo ancora a prezzi decenti, le compriamo. Adesso sistemiamo tutta la spesa e si pranza e poi ci riposiamo un po'. Di pomeriggio raggiungiamo l'altra area sosta vicino a Rouen. L'1:30 ragazzi, siamo riusciti a fare la spesa, a spostarci, a lasciare Parigi, a sistemare tutto. Adesso ci mangiamo un bel piatto di spaghetti e qualche pesciolino in padella con pomodorini. Ci vediamo stasera. Buon pomeriggio amici, bello riposato, si prosegue 34 minuti e ci parcheggiamo a Rouen. Un parcheggio in città forse proprio per camper, gratuito. Andiamo a vedere. Comunque abbiamo pranzato e ho dormito qui alla Lidl dove abbiamo fatto la spesa. Con quello che ho lasciato qui di soldi, minimo dovevo pernottare. Vabbè, andiamo. Domani mattina visiteremo Rouen, che è il capoluogo di provincia della Normandia, della regione. Ve l'ho detto stamattina, forse l'ho chiamata capitale. 110.000 abitanti, quindi una bella città. Ma 13 nel 2024. Ma molto bella, amici, molto bella. C'è una cattedrale che è più bella della cattedrale di Notre Dame de Paris, almeno così dicono i francesi stessi, e quindi sono felicissimo di farvela vedere. E poi ci sono altre 2 o 3 cose importanti che vediamo insieme. Comunque mancano 25 minuti, 22 km. La Francia sempre più verde. Oggi riforniamo a 1,71 euro vicino a Rouen. 1,71 euro va già bene. Ne becchiamo anche a 1,80 euro, 1,90 euro, 2 euro, quindi quando ci sono questi prezzi facciamo il pieno. Gasolio normale, il Supreme era già 1,81. Bene, gasolio fatto, ci siamo, altri 16 km. Ci sono 17 gradi, non mi ricordo se ve l'ho detto, c'è finalmente un po' di sole.